Amici cacciatori, si è appena concluso il Benelli Hunting Test, l'occasione per noi di provare le nuove novità 2024 Benelli. Lo abbiamo fatto come sempre sul campo con i cani, sulle colline di Fiordimonte e poi alle linee del campo da tiro. Vi lasciamo ora alle immagini e poi, approfittando delle competenze di Mirko Salmi, torneremo a vedere le caratteristiche tecniche di questi fucili. Ecco, questa è stata un'azione che ci ha permesso di valutare, vedere, apprezzare sul campo la prestazione proprio della nuova canna. Fucile morbidissimo alla spalla, per un calibro 20 anche un tiro, insomma eravamo sui 30 metri perché c'era subito pendenza e quindi la Chucar ha avuto subito modo di prendere velocità, però ecco, con una cartuccia standard, una F2 Baschieri piombo 6, animale perfettamente abbattuto, riportato dal cane, una buona azione. Allora Mirko, parliamo di calibro 20. Abbiamo qui due di quelli che sono i grandi classici Benelli, due categorie diverse: semiautomatico, abbiamo l'esempio del Raffaello, e abbiamo il sovrapposto, l'828S, che in questo caso sta per Superior, appunto dotati della nuova tecnologia Benelli Advanced Impact. Sì Fabio, questi due nuovi prodotti di Benelli, novità di quest'anno, soprattutto l'828S che è la novità per quanto riguarda i sovrapposti, in quanto il Raffaello, già un modello diciamo di successo che c'è da diversi anni, però ha ereditato questa nuova tecnologia che sono le canne Advanced Impact, che non è semplicemente una questione di canna a sé stante, ma è un sistema integrato tra canna e strozzatore, perché anche gli strozzatori hanno subito delle modifiche geometriche per fare in modo da adeguarsi ai nuovi parametri
della canna. Quindi queste canne, come si sente un po' anche dire nei vari forum su internet, sono sovralesate, diciamo, hanno un diametro interno che differisce da quello che è lo standard sia per il calibro 12 che per il calibro 20. Infatti, parlando del calibro 20, che è la novità di quest'anno, arriviamo a forature che sono di 16,8 mm, quindi circa 1 millimetro in più di quello che è solitamente la foratura di un calibro 20. Ricordiamo che per il 12 arriviamo ai 7, 19,8, esatto, quindi sempre un millimetrino abbondante in più. Cosa si differenzia rispetto a una canna normale? Ecco, abbiamo un cono di raccordo dopo la camera di scoppio molto lungo, una quarantina di centimetri, molto graduale, fino ad arrivare al diametro dell'asta, quindi poi un tratto cilindrico fino allo strozzatore, che è questa misura sovralesata, quindi la foratura vera e propria della canna si trova qua su perché la prima parte è completamente conica. Dopodiché ci sono i nuovi strozzatori, anche loro di diametro maggiorato, per adeguarsi a questa misura superiore. Nel 12 siamo arrivati a 10 cm di lunghezza dai canonici 7 cm classici, fino ai 12 cm nelle versioni extended, cioè quelli che si vede uscire dalla canna zigrinati che si possono avvitare con le mani. In tutte le canne Advanced Impact li diamo in dotazione tutta la serie da 5, il 3, 4 e 5 sono interni, mentre l'1 e il 2 sono appunto extended, quelli più lunghi. Nel 20 non c'è questo prolungamento, diciamo, di lunghezza, rimane lo standard 7 cm, nel caso dell'extended e 9, perché non c'è bisogno, visto il calibro, di questa lunghezza così superiore. Lo strozzatore è appunto un sistema integrato, perché anche qui è stata rivista molto la geometria, che non segue più i soliti canoni del 1/4, 2/4, 3/4, no? Per le varie strozzature. Quindi abbiamo proprio uno strozzatore dedicato alla canna. Esatto, è dedicato alla canna perché si è cercato, tramite approfonditi test balistici, di dimensionare il diametro di volata per ottenere esattamente quello che ci si aspetta da uno strozzatore: 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, perché spesso e volentieri cambiando strozzatore non c'è poi così tanta differenza. A volte gli strozzatori tendono nelle misure tradizionali a sovrapporre le rosate, quindi a fare rosate molto simili tra di loro. Invece qua noterete una netta distinzione tra uno strozzatore e l'altro, quindi la prestazione è netta tra uno strozzatore e l'altro. Potete così configurare nel miglior modo possibile l'arma per il vostro utilizzo, la vostra munizione. Noi, avendo cacciato in spazi aperti, abbiamo optato per strozzature classiche. Sì. Per esempio con l'828 abbiamo 4 stelle in prima canna, 3 stelle in seconda, però abbiamo visto tiri con cartucce standard, Esatto. sia come grammatura che anche nel piombo 6, tiri ben oltre i 30 metri, fucilate. Sì. Quindi sul campo cosa possiamo dire? Cosa possiamo dire? Termini... Ecco, tutte queste modifiche alla canna a cosa hanno portato? Sostanzialmente hanno portato a un incremento netto della velocità di uscita, quindi si parte da un minimo di 10 metri al secondo fino ad arrivare quasi ai 30 metri al secondo, parlando del calibro 12. Similmente nel 20 abbiamo gli stessi risultati, sia con le cartucce piombo, sia ovviamente con le cartucce steel. E questo è molto importante perché le cartucce steel, come ben sappiamo, non hanno la stessa prestazione balistica, visto la massa ridotta del pallino, rispetto a un pallino in piombo, quindi tendono ad avere una velocità iniziale poi alta e poi decade perché non hanno inerzia, non potendo trattenere molto l'energia visto che non hanno massa. Quindi questa tecnologia nuova è molto d'aiuto. Quindi con una cartuccia tradizionale in piombo la differenza è netta e si vede molto, quindi avendo più velocità si avrà più distanza e anche più penetrazione sul bersaglio, perché tutto questo si trasmuta in una maggiore energia e potere di impatto sul selvatico, o se andiamo anche a piattello, certo, poi li vedete fumare in maniera differente. Ecco, questa è una cosa molto importante appunto quando si parla di munizioni green, acciaio o bismuto, perché come hai detto partono molto veloci ma riducono subito la velocità. Questo incremento di velocità fa sì di
eguagliare andare a recuperare quello che qualche abbiamo metro perso. esatto. Qualche metro perso. E di certo non è da poco. Esatto, poi come dicevi, la sensazione del rinculo è differente perché questo cono molto lungo fa sì che il momento di rinculo venga spalmato in un tempo più lungo, quindi avremo sulla spalla un rinculo più morbido che si noterà sempre di più al salire della grammatura, quindi con una cartuccia molto scarsa ovviamente il rinculo non è tanto alto già di suo, è più difficile percepire la differenza. Poi abbinato come in questo caso al Progressive Comfort, esatto, poi è già qualcosa abbiamo... che si nota. Benelli qua è sempre stato, diciamo, pioniere del comfort sulla riduzione del rinculo. Questa canna è uno step successivo che, messo tutto assieme a quello che è già l'arma, incrementa ancora di più il livello di comfort e di sensazione allo sparo, quindi riduzione del rilevamento, dell'impennamento, del rinculo, tutto quello che ne consegue. Ragazzi, noi per quello che ci è stato dato in questi 2 giorni, per il tempo a disposizione, abbiamo raccolto le nostre soddisfazioni, ci siamo divertiti e soprattutto abbiamo potuto quindi condividere con voi quelle che sono state le sensazioni di queste novità. Adesso tutte le altre pagine da scrivere a caccia le lasciamo a voi.